Signore. Signore. Vedo! 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 La Madonna, vedo! 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 Did you see him? I don't understand why he's so frightened. Vi volevo dire che ho parlato con quei miei parenti. Quali parenti? Quei miei parenti che hanno la pensione. Ah, grazie, ma non credo che... È un posto così tranquillo. Lì non vi disturberà nessuno. Non hanno manco figli. Sono 3 anni che non mi muovo dalla Sicilia e quest'anno ho deciso che voglio farmi un viaggio. Un vero viaggio. E dove volete andare? Non lo so. Non so dove. Comando dei carabinieri? Così, andarvene in questo momento che da scrivo. solo. Senti, Scalia, per favore, ho già detto che non mi serve niente, va bene? Maresciallo, è da Roma il ministero. Dite? Aleister? Aleister Crowley? W L-E-I. Y. Va bene. Sì, sarà fatto. Buona giornata. Ho scritto tutto. Indagare sul suddito inglese Edoardo Alessandro Crowley. detto Aleister, che risulta risiedere nel vostro territorio, riferire dettagliatamente, punto. In un primo momento ci stavamo solo io, Vito e le mie pecore. Poi mi allontanai, mi giro e Dada stava, bionda, chi capite che parevano di colore oro. E digli della luce. Che luce? Don Giuliano, una luce tutto intorno come usule, però vicino, vicinissimo, tanto che mi sa domaro l'occhio. E nel frattempo Ida mi veniva incontro, bella, avvolta in una mantella rossa. Rossa? Sì, di un rosso così forte che le sue carni mi parevano bianche come un latte. Ma tu, come ce l'hai veduta tutta questa carne colore del latte? E per forza, perché Ida era nuda. Disgraziato, questa è una bestemmia. Una svergognata, vedesti, e non la Vergine Santissima. E tu, pure le campane volevi suonare. Fermi qui. E guai a voi se andate a raccontare questa storia. Padre! Sebastiana! Oh, padre! Cosa ci fate qui? Niente avete da fare. Via, tornate a casa. Non c'è niente da vedere. Buongiorno. Buongiorno. Ah, voi parlate italiano? Un poco. Sono il maresciallo Rosati. Abita qui, signor Crowley? Abita qua, ma non c'è. Quando torna? Non so, 1 ora, 2 ore, stasera, non so. Dorme qui la notte? Sì, dormo sempre con noi la sera. Veniamo domani. Domani mattina, avete capito? Capito? Buongiorno. Buongiorno. Andiamo.
Il sopralluogo presso l'abitazione del suddito inglese Edoardo Alessandro Crowley, virgola. È stato effettuato nelle ore antimeridiane del giorno 13 corrente mese. Punto. Siamo stati ricevuti da 5 donne, tutte straniere di bella presenza, virgola, di cui un'africana, punto. Il sopracitato Crowley era temporaneamente assente, punto. È stato altresì rinvenuto nelle immediate vicinanze della casa un agnello, virgola, vivo, virgola, legato ad un palo all'interno di un pentagono, punto. Per ora non è stato possibile formulare ipotesi alcuna riguardo al motivo di tale configurazione, punto. Buonasera, Don Peppino. Buonasera. Che fate? Vi pigliate un po' di fresco? Rischio d'acqua, Maresciallo, meno male che siete arrivato, perché io me ne devo andare. E come mai mi aspettate? Perché c'è quel signore. Quale signore? Lo straniero, è mezz'ora che vi aspetta. L'hai fatto salire? Certo. Maresciallo, io ho da fare, me ne vado. Scusatemi, arrivederci. Arrivederci. Ho sentito che mi stava cercando. Mi chiamo Alistair Crowley. Mi dispiace che siate venuto fin qui. Non era una cosa urgente. Accomodatevi, possiamo parlare meglio. Lei è molto gentile. Posso offrirvi qualcosa da bere? No, no, grazie. Prego. Ecco il mio contratto d'affitto registrato. Non è necessario. La mia è stata una visita di cortesia. Voi non scendete mai al paese? Ho conosciuto la vostra famiglia. Spero che vi troverete bene qui. È giusto, noi non veniamo in paese. Io ho viaggiato un po' ovunque ed inevitabilmente mi si fa sempre la stessa domanda. Cosa l'ha spinto a venire qui e non altrove? Semplice curiosità. Curiosità? Comunque non è che rispondo perché ho voglia di aprire la mia vita alla gente curiosa. Questo piccolo paese non succede mai niente. Sì, ma da oggi lei è nella mia vita e io nella sua. Più di una volta è successo. Lei rientrava come fa sempre e di colpo mi vede in casa sua. Si ricordi la cosa? Cos'era il suo primo pensiero nel vedermi? Beh, che vi eravate disturbato per una sciocchezza. No, ho pensato che ero entrato nella sua casa quando lei non c'era. Un gesto non molto gradito. Non è così? Sì, non potevo immaginare. E adesso? Cosa pensa adesso? Beh, cosa devo pensare?
che voi state facendo le domande e io le risposte. Quando le ho dato il mio contratto, lei ha esitato. Poi ha avuto fiducia e non l'ha letto. Io ho captato un po' di tutto questo nel suo pensiero. Sì, è vero. È quello che ho pensato. E ho anche notato la sua falsa cortesia. Sento, vorrei essere onesta con lei e avere la sua fiducia. Chieda pure quel che vuole, anche adesso se crede, o domani quando lei sta eseguendo degli ordini. È abbastanza evidente. Io devo sapere chi vive in questo paese. È il mio lavoro. Ma non ho niente contro di voi. Perché dovrei? Mi ha offerto da bere poco fa. Sì. Gradirei tanto che me lo offrisse ancora. Salute, adesso siamo qui. La prossima volta da me, quando vuole. È un grande piacere e onore anche per me. Anche perché è un posto così bello. 5 donne meravigliose. Sì, è una libera scelta, un modo di vivere. Tornate a casa. Per oggi non confesso più nessuno. Buongiorno, don Giuliano. Come va? Che strano tempo. Avete visto, Francesco? Un andirivieni continuo. E non siete contento? Il sacramento della confessione deve servire per avvicinarsi a Dio, per il pentimento, e non per le lamentele. E di che cosa si lamenta? I tutori dell'ordine non lo vedono il movimento che c'è in paese la notte. L'unico dovere è quello di far rispettare le leggi e mi pare che qua nessuno le stia infrangendo. Ci sono le leggi degli uomini, ma c'è soprattutto la legge di Dio. Io sono convinto che voi vi preoccupate di questo paese quanto me, ma in quella villa la notte succedono cose che nemmeno si possono nominare. Ma quelli sono stranieri, gente di un'altra razza, hanno altre credenze, altre abitudini. Don Giuliano, è facile giudicare senza conoscere. Mi hanno riferito che persino i bambini vanno a spiare quelle svergognate. Ma quelle svergognate sono a casa loro, E con questo cosa cambia? Il signor Crowley è un libero cittadino ospite del nostro paese. A casa propria può fare... E com'è che di questo libero cittadino si interessano anche da Roma? Don Giuliano, visto che sapete tutto, perché non me lo dite voi? State bene?
ecco il nostro maresciallo. Buongiorno. È un piacere vederla. È anche una sorpresa. Beh, mi avete detto di venire quando volevo. Ha fatto bene. Venga, venga. Ah, sono contento. Le cose vanno fatte quando uno se le sente, al momento. Oh, s'accomodi, prego. Le piace? È un bastone portoghese. Mi è stato dato in Brasile molti anni fa, forse per sottolineare il mio... In Brasile? Sì. Il mio vagabondare. Vagare senza chiedermi dove andavo. Ma ora non serve più quel bel bastone, perché vorrei che finisse qui la mia esistenza. Anch'io ho pensato spesso di partire. Ah? Ma poi finisce che non lo faccio mai. E dove? E dove vorrebbe andare? No, una meta ce l'avevo. Volevo andare a Venezia. Con mia moglie. Ma poi abbiamo sempre rimandato. E così non ho mai visto Venezia. Vorrei conoscere tutta l'Europa. E perché non tutto il mondo? E come si fa? Si fa. E poi gli incontri un po' dappertutto, in tanti paesi. Se trova il coraggio può vivere così anche lei, adesso. Voi avete uno strano modo di vivere. Anche voi. È solo questione di punto di vista. Avete ragione. Si sta bene qui. Edoardo Alessandro Crowley non reca danno alcuno se si eccettuano le lamentele del parroco Don Giuliano Caronia. Punto. Il sopracitato Crowley esercita le sue attività di filosofo, virgola. Che se mi è consentito ricorrere ai ricordi di tipo liceale, virgola, pare di tipo epicureo. Punto. Ne consegue che le sue pratiche di vita sono indirizzate alla suprema realizzazione dell'individuo. Punto. A tal riguardo riconosce nell'Italia e nel nostro duce che la comanda un'estensione a livello istituzionale del suo credo. Mi piacerebbe parlare con voi nella vostra lingua. In quale direzione per il mare? Al sud. Di là? Sì. Non sono venuto tra voi per pronunciare un discorso di natura politica, poiché mi riservo di farlo conclusivo, ultimate le manovre militari a Palermo. Tuttavia, considero di fugare degli allarmi intempestivi ed assurdi e di perdere delle ombre superstiti che si stettero sull'orizzonte. Finite la radio, dice. Il mio viaggio
Meno male, non ce n'avevo a testa. a scopi pacifici e costruttivi. Esercita la sua attività di filosofo, che se mi è consentito ricorrere ai ricordi liceali, pare di tipo epicureo. Epicureo, roba da matti. Ne consegue che le sue pratiche di vita sono indirizzate alla suprema realizzazione dell'individuo. Ah, anche la realizzazione suprema. A tal riguardo riconosce nell'Italia e nel maestro Duce che... Ah, maresciallo, sono il capitano Laperna. Sono Francesco Rosati. Stavo appunto leggendo il vostro rapporto sull'inglese. Forse più che leggendolo stavate criticando. E per di più davanti ai miei uomini. Ma no, non dovete pensare che... Potevate aspettarmi, tutto qui. Non c'è molto tempo. Siamo venuti con ordini precisi. A Roma hanno deciso l'espulsione immediata di quell'inglese. Domani stesso deve essere imbarcato da Palermo. Ma non ha fatto niente di illegale. Chi se ne frega, sono gli ordini. Dove abita quel... come si chiama? Andate a prenderli. Forza! Ma le donne, quante sono le donne? 5 donne, una è incinta. E quando l'avete visto l'ultima volta? 2 o 3 giorni fa. Ma che, non vi ricordate più? C'è qualcuno? Carabinieri! Se ne sono andati. In casa non c'è nessuno. Ma come? Così? Com'è possibile? Hanno portato via tutto. Non vi preoccupate, con le donne appresso non può andare lontano. Maresciallo, e voi cosa mi dite? Se ne sono andati. Ho capito. E che cosa gli racconto io adesso a Roma? Signor capitano, ho trovato questo. Ma bravo! E cosa vuoi che me ne faccia? Brigadiere, le cantine. Avete controllato le cantine e le stalle soprattutto? Andiamo. Ma lei è già entrato nella mia vita e io nella sua. Ha pensato che ero entrato nella sua casa quando lei non c'era, un gesto non molto gradito. Comunque non è che io le rispondo perché ho voglia di aprire la mia vita
a gente curiosa. Se trovi il coraggio, può vivere così anche lei, adesso.